a magnificent cigar. A little curiosity about this vitola. Surely you know the Partagas Lusitanias. Before the 1976, the Partagas Lusitanias had another vitola, that is to say, Centaunovai. The president of Phoenicia, Mohammed Zidane, spoke to the audience and explained the meaning of this edition that celebrates 15 years of collaboration with Habanos, but also Walid Saleh, who is the CEO of Phoenicia, and he also explained all the innovations and novelties that will come from this important distributor. What are the measurements of the Centaunovai? The Centaunovai has measurements 50% 84, but this cigar is absolutely smokable, very enjoyable and of great value. So if I had to rate it, I would give it a very high grade, but un magnífico tabaco. Una pequeña curiosidad sobre esta vitola, seguro que conoces las Partagas Lusitanias. Antes del 1976, las Partagas Lusitanias tuvieron otra vitola, concretamente esta, la 109. El presidente de Phoenicia, Mohammed Zidane, se dirigió a los asistentes y explicó el significado de esta edición, que celebra 15 años de colaboración con Habanos, así como Walid Saleh, que es el CEO de Phoenicia, y que también explicó todas las innovaciones y novedades que vienen de la mano de este importante distribuidor. ¿Cuáles son las medidas del 109? El 109 mide 50 y 84, pero este cigarro es absolutamente fumable y de gran valor, por lo que si tuviera que calificarlo le daría una nota muy alta, pero... Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smokers e bentornati nel nostro canale. Oggi domenica vorrei fumare un sigaro importante e approfitterei per fumare il sigaro, uno dei sigari presentati esattamente una settimana fa all'evento di Cipro, precisamente a Limassol o a Limassol, organizzato da Phoenicia. Di che cosa stiamo parlando? Phoenicia, appunto, quindi l'importatore per più di 60 paesi, ha organizzato questo evento per lanciare due nuove referenze, più una che abbiamo già visto a Cuba a febbraio, ma che ufficialmente non è ancora arrivata nel mercato, quindi di fatto anche questo un nuovo lancio, e sto parlando nello specifico del Por l'Aragnaga Phoenix, il El Rey del Mundo Royal Series e il Cohiba Wide Short. Mi soffermerò in questo video concentrandomi su una di queste due referenze e mezzo, diciamo, perché sono due sigari e un sigaretto. Mi soffermerò appunto sul Por l'Aragnaga Phoenix, un sigaro magnifico che abbiamo avuto la possibilità di degustare durante la cena di gala a Limassol e che abbiamo avuto anche la possibilità di acquistare in quell'evento. Fra poco vi dirò tutto. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just
Bentornati. Allora, stavo guardando questo sigaro perché è veramente magnifico. Guardate la fattura di questo sigaro, con questa chiusura così. Avrete già capito di che vitola si tratta. Si tratta di un 109. È una vitola che richiede una grande maestria da parte dei torcedor, quindi non è comune trovarla. L'abbiamo già vista in edizioni importanti, come ad esempio le edizioni relative agli anniversari di Partagás, quindi è stata presentata 3 volte in queste edizioni speciali, ma anche nell'edizione regionale Bushido, che era di Diplomáticos, se ricordo bene, quindi sempre un 109 come vitola. Una piccola curiosità su questa vitola: sicuramente conoscerete il Partagás Lusitanias. Prima del 1976 il Partagás Lusitanias aveva un'altra vitola, ovvero questa, il 109. Ma parliamo un po' dell'evento, ma anche del sigaro. Magari alternerò alcune informazioni. L'evento si è svolto appunto tra l'1 e il 3 dicembre a Cipro, e la cena di gala, che è stato il momento clou, quello di presentazione dei sigari, in cui il presidente di Fenicio, Mohamed Zidane, ha parlato al pubblico e ha spiegato il senso di questa edizione, che festeggia i 15 anni di collaborazione con Habanos, ma anche Walid Saleh, che è il CEO di Fenicio e che ha spiegato anche lui tutte le innovazioni e le novità che arriveranno da parte di questo importante distributore. Appunto, in questa serata abbiamo potuto già degustare questo sigaro. Quali sono le misure del 109? Il 109 ha misure 50 x 184. Quindi un sigaro importante, maestoso, e se parliamo nello specifico di Port Larrañaga è un brand caratterizzato normalmente da sigari che vanno dal leggero al medio, quindi dovrebbe essere una fumata, per quanto grande e imponente, che si può fare anche prima di una cena o di un pranzo importante. Presenti all'evento, alla serata di gala, oltre i grandi capi di Fenicio, c'erano anche i grandi capi di Habanos, ovvero i 2 copresidenti, Marisa Carrillo González e Inocente Núñez. Abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola, di incontrarci. Ogni anno a febbraio c'è la possibilità di incontrarli. Appunto, ho avuto il piacere di conoscere la nuova presidente Marisa Carrillo González proprio a febbraio del 2023 a La Habana, e proprio durante la serata di presentazione dei Wide Short di Cohiba. Torniamo a noi, è il momento di fare l'unboxing di questa bellissima scatola. Osservando la scatola di questi Port Larrañaga Phoenix si può subito notare una particolarità. La fascia che normalmente indica l'edizione regionale specificando il paese, invece qui parla proprio del distributore, quindi è stato torsido esclusivamente per Fenicio. La scatola appunto è una scatola nera come quella che siamo abituati a vedere nei sigari Reserva, e nasconde un'altra scatola molto particolare con un logo della Fenice, una scatola dai colori rosso scuri che tendono al nero. Tutto ricorda il 15° anniversario della collaborazione tra Fenicia e Habanos. Viene riportato sulla scatola il numero stesso dei sigari contenuti è 15. La scatola nasconde questi 15 preziosissimi manufatti che sprigionano un profumo eccezionale, sono bellissimi da vedere. Un confezionamento molto particolare che fa capire subito la ricercatezza e l'importanza di questo prodotto. E dopo aver fatto l'unboxing di questo splendido sigaro, passiamo proprio alla degustazione vera e propria. Iniziamo con l'analisi a crudo. Beh, che dire,
Il sigaro ha un aspetto magnifico, come detto, ha una capa lucida e grassa, al tatto grassa e con riflessi color legno proprio, e molto lucida, dà l'impressione di essere un sigaro ancora molto fresco. Il riempimento è ineccepibile, non ci sono nodi, non ci sono avvallamenti. Una cosa da notare subito: oltre all'aniglia di Por Larrañaga c'è questa aniglia speciale che dice 15° anniversario Habanos Fenicio, quindi proprio a ricordare che questa è l'aniglia che festeggia questo sodalizio tra Habanos e tra Fenicio, appunto. Andiamo avanti con l'analisi a crudo. Abbiamo detto costruzione impeccabile, profumi a crudo. Gli aromi a crudo sono quelli del legno fresco, ma anche aromi floreali. Una leggerissima nota che ricorda le note erbacee come quelle del tè o della camomilla, quindi delle note molto dolci che ricordano la dolcezza. Bene, nel guardarlo penso alla storia di Por Larrañaga. Por Larrañaga è uno tra i brand più antichi di cui si ha memoria, perché è stata fondata proprio da Ignacio Larrañaga nel 1834. Quindi l'anno prossimo sarà il 190° anniversario di fondazione di questa marca. Il brand è stato tra quelli con la maggiore quantità in produzione di sigari fino alla rivoluzione castrista. Dopodiché il brand è stato relegato a una produzione più piccola, tant'è che vitole attualmente in produzione ce ne sono proprio poche, però spesso viene utilizzato per realizzare edizioni regionali. Anche l'Italia ha avuto la sua edizione regionale presentata nel 2012 ma messa in commercio nel 2013 anche con uno splendido umidor. Sto parlando dello Small Robusto, un petit robusto le cui misure erano 50x102. Torniamo alla marca Por Larrañaga. Por Larrañaga è una marca che rientra nella categoria Portfolio Brand, quella che prima erano Others. Come detto, il suo territorio di sabor va da leggero a medio. Questo formato inusuale e molto prestigioso è stato anche utilizzato per un'edizione regionale svizzera. Speriamo che ci regali un'evoluzione continua e molto interessante. Procediamo col taglio e prima dell'accensione farò qualche nota a crudo per capire ancora qual è il profilo aromatico di questo sigaro, quale potrebbe essere il profilo aromatico di questo sigaro. Come sempre mi avvarrò della mia fida ghigliottina Dupont. Essendo un 109 con questa chiusura molto particolare, io vorrei dare un taglio molto minimale e provare il tiraggio. Facciamo subito un test. Il tiraggio è impeccabile. Gli aromi sono molto leggeri, aromi erbacei. Sì, quello che si ravvisa facendo dei puff a crudo è lo stesso che si sentiva al naso, quindi aromi erbacei, aromi molto leggeri, anche di legni giovani e una nota dolce. Vediamo che cosa succede all'accensione. Molto interessante. Wow. Credo che sarà una fumata eccezionale. A dopo. Bene,
Siamo arrivati alla fine, non mi resta che rimuovere queste aniglie. La prima, quella del 15° anniversario, la seconda la posso ancora lasciare. Vorrei trarre delle conclusioni. Il sigaro rispetta il territorio del sapore della marca, quindi l'intensità è media, la gamma aromatica è molto vasta, ma soprattutto il sigaro è pronto, non richiede affinamenti. Ovviamente un invecchiamento non può che giovare, ma questo vale per tutti i sigari cubani, o quasi tutti. Ma questo sigaro è assolutamente fumabilissimo, godibilissimo e di grande pregio. Quindi se dovessi valutarlo gli darei un voto altissimo, ma Fenicia ci ha sempre abituato a delle release di altissima qualità. Moltissime edizioni regionali hanno questa qualità intrinseca e questa gamma aromatica molto pregiata, molto fine. Se vogliamo parlare di aromi, vi confermo i sentori anche riscontrati a crudo, quindi erbaceo, legno, ma ci sono tutta una gamma di aromi come una leggera nota dolce, aromi di frutta secca, ma anche una leggerissima speziatura. La costruzione è impeccabile, non si è spento mai. Il sigaro è andato avanti quasi 2 ore di fumata, quindi è una fumata importante. Veniamo all'ultima considerazione, quella del prezzo. Non sappiamo quanto verrà venduta, diciamo, alla fine di questo lancio iniziale, ma l'uscita a Cipro ci è stata data la possibilità di comprare un cabinet e un cabinet, quindi un cabinet di Phoenix e un cabinet di Royal Series, che poi si troverà anche nelle case dell'Habano qui in Italia. Entrambe le scatole costavano 660 euro, quindi 660 euro per 15 sigari, parlando del Phoenix, ma poi parleremo più approfonditamente del Royal Series. Cosa dire? Se trovate questi sigari, prendeteli, non c'è ombra di dubbio, questo sigaro è un sigaro grandioso. Non potete non averlo nella vostra collezione, perché è un sigaro bello, buonissimo, secondo me ottimo per affinamenti, e questa release commemorativa di 15 anni di collaborazione tra Fenicia e Habanos va assolutamente comprata e tenuta nella propria collezione, anche più di una se potete permettervelo. Quindi cavolo, mi finirò questi ultimi 2-3 centimetri di sigaro. Il sigaro, per chi ama ricevere maggiori dettagli sulla gamma aromatica riscontrata, beh, vi posso dire che sicuramente c'è anche dirò una roba che può sembrare un'eresia, una leggera nota di cannella. Sarà il clima natalizio, ma si sentono questi aromi. Ci tengo a precisare che l'ho fumato di mattina, quindi col palato completamente pulito. È un sigaro che dopo un pasto molto corposo potrebbe un po' sparire. Ecco perché ho scelto di analizzarlo non nella cena di gala, dove ovviamente eravamo sollecitati da 1000 situazioni, incontrare gli amici, guardare lo spettacolo, ma anche il cibo che ci veniva servito, che aveva tutte delle caratteristiche, fatemi dire, medio orientali nella scelta e negli abbinamenti. Anche la molteplicità di cocktail che ci sono stati serviti forse l'avrebbe un po' fatto passare in secondo piano. Ho visto che qualcuno l'ha fumato in quell'occasione, io ho preferito godermelo a casa nella mia tranquillità per vedere proprio che cosa ci aspettava. Quindi, ripeto, sigaro eccezionale, un sigaro da avere, cercatelo, acquistatelo. Lo sapete benissimo, dovete viaggiare, arrivare lì. Per fortuna Cipro non è molto lontano, in 2 o 3 ore ci potete arrivare, lo potete acquistare direttamente lì, spedirlo non vi è possibile, quindi che dirvi? Rimanete con noi, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, sottoscrivete il nostro canale e pigiate sulla campanellina che vi notifica l'uscita dei nuovi video. Quindi buona domenica e buone feste!